Domenico, ma quali sono i segnali di una relazione tossica e come posso comportarmi? Ecco, voglio spiegartelo all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Law e Life Coach formato in PNL dal 2011. Su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le volte che pubblicherò nuovi contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Ora andiamo a noi. Inizio con una premessa. Intanto ti chiedo scusa per la voce, purtroppo sono raffreddato. Ho voluto girare ugualmente questa settimana i video proprio per non farti perdere appunto queste pillole settimanali. Quindi ti chiedo intanto di premiare questa cosa con un like. Ora, scherzi a parte, andiamo appunto alla premessa. Relazione tossica significa, tradotto, vita tossica, ok? Molto spesso questo dettaglio ce lo perdiamo. Una relazione tossica ci fa vivere una vita tossica, una vita triste, una vita cupa, ok? E questo è il primo fondamentale parametro da considerare quando si vive una relazione di qualsiasi tipo. Ora parliamo di relazioni d'amore, possiamo anche parlare di relazioni familiari e quant'altro. Quando sono tossiche, inquinano lo stile della nostra vita. E noi in un certo senso, anzi in tutta concretezza, non meritiamo tutto ciò. Quindi partiamo da questa doverosa premessa. Ora ti dico alcune cose importanti e quindi presta molta attenzione. Il primo segnale che ti fa capire che stai vivendo una relazione tossica è la comunicazione. La comunicazione in questo caso è assente o conflittuale. Quindi se tu con questa persona hai una comunicazione assente o conflittuale nella misura dell'80%, nel senso se su 10 volte che vi vedete, 7-8 volte state lì a discutere, ci sono dei conflitti tra di voi, ecco, sei davanti a una forma di relazione tossica, ok? Quindi segna questo primo parametro. Il secondo segnale da considerare di una relazione tossica è la gentilezza. Una relazione tossica purtroppo non vive di gentilezza, anzi, ok? Quindi se all'interno della vostra relazione non c'è almeno il 40-50% di gentilezza in tutto quello che vivete, ora banalmente dal mangiare insieme, dallo stare insieme, dalla sessualità, da qualsiasi altra cosa. Qualora non ci sia questa gentilezza, sei davanti a una relazione tossica. Il terzo e importante segnale è dato dalle emozioni. In questo caso si crea uno squilibrio emozionale. Significa, tra emozioni positive ed emozioni negative c'è un forte squilibrio. Significa che principalmente all'interno di questa relazione le emozioni che tu vivi sono di natura molesta, sono di natura negativa. Esempio, ansia, tristezza, dolore, angoscia, paura, frustrazione, disagio, sconforto e chi più ne ha più ne metta. Qualora tu in questo caso ti ritrovassi a vivere emozionalmente una o più di queste emozioni negative in maniera predominante all'interno della relazione, ecco, anche in questo caso sei davanti a una relazione tossica. Lo capirai perché qualora tu dovessi mettere sulla bilancia le emozioni positive con quelle negative, capiresti subito da che parte va la bilancia, ok? Ora, detto ciò, tutto questo ti serve per cercare di valutare accuratamente chi hai davanti, che relazione hai davanti e soprattutto come comportarti da questo momento in poi. Perché forse non a caso oggi hai visto questo video. Quello che ti consiglio vivamente di fare è di lasciare andare. Qualora tu ti trovi davanti ad una relazione tossica, inizia a lasciare andare. Io all'interno di questo canale ho fatto diversi video al riguardo e ti consiglio di dare un'occhiata. Ad ogni modo, se vuoi approfondire meglio questa cosa, cercare di andare più a fondo e capire meglio, in descrizione di questo video trovi i miei riferimenti, i miei contatti appunto, e
sarò felice insomma di aiutarti. Detto ciò, lascia un like se il video ti è piaciuto, commenta se hai qualche domanda da pormi e ricordati di iscriverti al canale. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!